Ciao a tutti e benvenuti, anzi, bentornati sul mio canale. Spero stiate tutti benissimo e pronti per una chiacchierata un po' diversa dal solito. Oggi voglio affrontare un argomento che ha fatto scalpore, un argomento che ha visto protagonista la bellissima e talentuosa Neslihan Atagul. Avete presente Neslihan, l'attrice turca che ci ha fatto sognare in serie come Kara Sevda e Sefirin KZ? Ecco, negli ultimi tempi si è parlato molto di lei, non solo per i suoi successi professionali, ma anche per alcune dichiarazioni piuttosto, diciamo, sorprendenti sulla sua vita sentimentale. Si parla di amore vero mai provato prima. Ovviamente, quando escono queste notizie, soprattutto se riguardano personaggi famosi, la curiosità si impenna alle stelle. Cosa sarà successo? Chi sarà la persona che ha fatto battere il cuore a Neslihan in un modo così nuovo e inaspettato? Ecco, cercheremo di analizzare insieme questa situazione, scavando un po' più a fondo nelle dichiarazioni dell'attrice e cercando di capire cosa c'è di vero e cosa invece è frutto di gossip e speculazioni. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei video, e se vi piace questo genere di contenuti, lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici. Più siamo, più ci divertiamo. Bene, partiamo. Ovviamente, la prima cosa da fare è capire da dove nasce questa affermazione. Neslihan Atagul, come saprete, è sposata con Kadir Dulu, un altro attore molto amato in Turchia. La loro è una relazione che dura da anni, e spesso li abbiamo visti insieme, sorridenti e felici, sui social media e alle premiere dei loro progetti. Quindi, la notizia di un amore vero mai provato prima ha inevitabilmente destato scalpore. Le dichiarazioni, o presunte tali, sono apparse su diverse riviste di gossip turche e siti web specializzati. Ovviamente, è sempre bene prendere queste notizie con le pinze, perché spesso vengono estrapolate dal contesto o addirittura inventate di sana pianta per fare notizia. Tuttavia, il tam-tam mediatico è stato tale che è diventato impossibile ignorare la questione. La velocità con cui le informazioni viaggiano nell'era digitale rende difficile separare la verità dalla finzione. E quando si tratta di celebrità, la situazione si complica ulteriormente. Cosa dicevano queste dichiarazioni? In sostanza, Neslihan avrebbe confessato di aver provato, in un momento particolare della sua vita, un sentimento di amore così intenso, così puro e inaspettato, da non poter essere paragonato a nulla di ciò che aveva provato prima. Un amore che l'avrebbe sconvolta, nel senso più positivo del termine, facendola sentire viva e completa come mai prima d'ora. Si parlava di un'emozione travolgente, di una connessione profonda che aveva risvegliato in lei qualcosa di inesplorato. Le parole usate erano evocative, suggestive, capaci di dipingere un quadro di un'esperienza emotiva intensa e trasformadora. Ora, la domanda cruciale è: a chi si riferiva Neslihan? Ovviamente, le ipotesi si sono sprecate. Alcuni hanno ipotizzato un amore platonico, magari una profonda amicizia con qualcuno che le ha aperto il cuore e la mente. Altri, invece, hanno subito pensato a una crisi nel suo matrimonio con Kadir, ipotizzando un possibile flirt o addirittura una relazione extraconiugale. I tabloid turchi, sempre alla ricerca di scoop e sensazionalismo, hanno alimentato le speculazioni, pubblicando articoli pieni di insinuazioni e mezze verità. Le piattaforme social sono state invase da commenti, teorie e pettegolezzi, creando un vero e proprio tribunale mediatico. Personalmente, credo che sia importante non affrettarsi a giudicare e cercare di capire la situazione con un po' di obiettività. Innanzitutto, bisogna considerare che le parole di un'intervista, soprattutto se tradotte e riportate da terzi, possono essere facilmente fraintese o manipolate. Il contesto in cui vengono pronunciate certe affermazioni è fondamentale per comprenderne il vero significato. E spesso i media tendono a decontestualizzare le frasi per renderle più succose e attirare l'attenzione del pubblico. Inoltre, la traduzione da una lingua all'altra può alterare il significato originale delle parole, introducendo sfumature diverse o addirittura distorcendo completamente il messaggio. Inoltre, è importante ricordare che la vita sentimentale di una persona è un affare privato, e che nessuno ha il diritto di intromettersi e giudicare le scelte altrui. Le celebrità, pur essendo personaggi pubblici, hanno il diritto alla loro privacy e alla riservatezza dei loro sentimenti. Il voyeurismo mediatico e l'ossessione per la vita privata delle star possono avere conseguenze devastanti sulla loro salute mentale e sul loro benessere emotivo. Detto questo,
Cerchiamo di analizzare le possibili interpretazioni di queste dichiarazioni. Come dicevo, un'ipotesi è che Neslihan si riferisse a un amore Platon. Iko, ha un'amicizia speciale che l'ha toccata nel profondo. Spesso, nella vita, incontriamo persone che ci cambiano, che ci fanno vedere il mondo con occhi diversi, e questo può generare un sentimento di affetto e ammirazione molto forte, che a volte viene erroneamente interpretato come amore romantico. Un'amicizia sincera e profonda può essere una fonte di gioia, ispirazione e crescita personale, e può arricchire la nostra vita in modi inaspettati. Magari Neslihan ha incontrato una persona che le ha offerto un sostegno emotivo, una guida spirituale o semplicemente una spalla su cui piangere in un momento difficile della sua vita. Questo tipo di connessione può essere estremamente potente e trasformativo, e può farci sentire vivi e completi come mai prima d'ora. Un'altra ipotesi è che Neslihan si riferisse a un sentimento di amore diverso da quello che prova per suo marito Kadir. Non dimentichiamo che l'amore ha 1000 sfaccettature, e che si può amare una persona in modi diversi, in momenti diversi della vita. Magari Neslihan ha semplicemente sperimentato una forma di amore più intensa, più spirituale, o più legata a una particolare fase della sua crescita personale. L'amore non è un concetto statico e immutabile, ma un'esperienza dinamica e in continua evoluzione. Possiamo amare i nostri genitori, i nostri amici, i nostri figli e il nostro partner in modi diversi, e ognuna di queste forme di amore è preziosa e significativa. Forse Neslihan ha scoperto un nuovo aspetto di se stessa, una nuova passione o un nuovo interesse che l'ha fatta sentire più connessa al mondo e più in sintonia con la sua anima. Questo tipo di esperienza può essere paragonata a un risveglio interiore, a una nuova consapevolezza che ci permette di vivere la vita in modo più autentico e appagante. Infine, non possiamo escludere l'ipotesi di una crisi nel suo matrimonio. Purtroppo, le relazioni sentimentali non sono sempre facili, e anche le coppie più solide possono attraversare momenti di difficoltà. Magari Neslihan e Kadir stanno affrontando un periodo di cambiamento, e questo ha portato l'attrice a mettere in discussione alcune certezze e a sperimentare nuove emozioni. La vita di coppia è un percorso fatto di alti e bassi, di momenti di gioia e di momenti di difficoltà. È importante affrontare le sfide insieme, comunicare apertamente e sostenersi a vicenda per superare gli ostacoli e rafforzare il legame. Tuttavia, è importante sottolineare che questa è solo un'ipotesi, e che non ci sono prove concrete di una crisi tra Neslihan e Kadir. Anzi, negli ultimi tempi li abbiamo visti spesso insieme, sorridenti e complici, il che suggerisce che la loro relazione è ancora forte e stabile. Le apparenze, però, possono ingannare, e a volte le coppie cercano di nascondere i loro problemi dietro un velo di perfezione per proteggere la loro immagine pubblica. Quindi, qual è la verità? Probabilmente, la verità la conosce solo Neslihan. Noi possiamo solo fare delle ipotesi, basandoci sulle informazioni che abbiamo a disposizione. Quello che è certo è che le sue dichiarazioni hanno suscitato un grande interesse e hanno riacceso i riflettori sulla sua vita sentimentale. La curiosità del pubblico per la vita privata delle celebrità è insaziabile, e i media fanno di tutto per soddisfare questa sete di gossip e pettegolezzi. Ora, cosa succederà? Difficile dirlo. Forse Neslihan deciderà di chiarire la situazione, rilasciando un'intervista o pubblicando un post sui social media. Oppure, magari preferirà mantenere il riserbo sulla sua vita privata, lasciando che i media continuino a speculare. La scelta di rivelare o meno dettagli sulla propria vita privata è una decisione personale che spetta solo a Neslihan. In ogni caso, credo che sia importante rispettare la sua privacy e non giudicare le sue scelte. Neslihan Atagul è una persona adulta e responsabile, e ha il diritto di vivere la sua vita come meglio crede. Noi, come suoi fan, possiamo solo sostenerla e augurarle il meglio, sia nella sua vita professionale che in quella privata. Il rispetto per la privacy e la dignità delle persone è un valore fondamentale, soprattutto nell'era digitale in cui le informazioni circolano rapidamente e facilmente. Ed è proprio questo che voglio fare. Voglio augurare a Neslihan di trovare la felicità e la serenità, qualunque sia la sua scelta. Spero che possa continuare a regalarci emozioni con le sue interpretazioni e a ispirarci con la sua bellezza e il suo talento. Neslihan Atagul è un'attrice di grande talento, capace di interpretare ruoli complessi e sfaccettati con grande intensità e profondità emotiva. La sua bellezza e il suo carisma la rendono una delle attrici più amate e apprezzate del panorama televisivo turco. E a voi, cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che Neslihan si riferisse a un amore platonico,
Ha una crisi nel suo matrimonio o altro? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curioso di sentire. E cosa ne pensate? Mi piace interagire con voi e conoscere le vostre idee e i vostri punti di vista. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante la mia analisi. Abbiamo cercato di capire cosa c'è dietro le dichiarazioni di Neslihan Atagul su questo presunto amore vero mai provato prima, analizzando le diverse ipotesi e cercando di mantenere un approccio obiettivo e rispettoso della sua privacy. Abbiamo visto come le parole di un'intervista possono essere facilmente fraintese o manipolate, e come sia importante non affrettarsi a giudicare le scelte altrui. Ringrazio tutti voi per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato spunti interessanti per riflettere. La mia intenzione è quella di offrire contenuti informativi e divertenti, che stimolino la riflessione e il confronto. Adesso, prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, e se vi è piaciuto questo contenuto, lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici. Più siamo, più possiamo crescere e creare contenuti sempre più interessanti. Il vostro supporto è fondamentale per la crescita del canale e mi spinge a impegnarmi sempre di più per offrirvi contenuti di qualità. E soprattutto, lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate di questo argomento. Avete anche voi un'attrice o un attore che ammirate particolarmente? Quali sono le vostre serie turche preferite? Sono curioso di conoscere i vostri gusti e le vostre opinioni. Mi piace scoprire nuovi talenti e nuove storie, e le vostre segnalazioni sono sempre preziose. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio virtuale. Ciao!